Ciao, siamo al Tesla Center di Milano Vittuone e come potete vedere già alle mie spalle, questa forse l'avete già riconosciuta. Questa è il Tesla Cybercab. È un'auto veramente futuristica, non so neanche se si possa più chiamare un'auto, visto che non ha un volante, non ha dei pedali, insomma, mancano un po' di componenti tipici delle auto, però è veramente un gran concentrato di tecnologia. È stata annunciata a ottobre 2024 con l'idea di rivoluzionare un po' il mondo dell'automotive. Perché l'idea di quest'auto è che non sia solo un'auto personale, diciamo così, ma che sia un po' un robotaxi, ossia una vettura che quando non state utilizzando potete, tra virgolette, noleggiare ad altre persone che quindi la utilizzeranno come se fossero a tutti gli effetti un vero e proprio taxi. È una macchina veramente molto particolare, molto futuristica, già nelle linee, nel design, si vede, è completamente diversa da tutto quello che avete mai visto in un'auto e magari i puristi delle autovetture potrebbero anche un po' storcere il naso perché fa veramente strano affacciarsi in un'auto del genere in cui non c'è un volante, non ci sono dei pedali, non c'è nulla di quello a cui siamo abituati a vedere all'interno di un'automobile, però è veramente futuristica, è la parola giusta. Nelle linee, nel design, vediamo infatti un po' come è fatta quest'auto, perché già appunto dalle forme si dà un po' l'idea di un veicolo che sembra uscito un po' da cyberpunk, anche il logo richiama un po' quell'estetica lì, quell'estetica futuristica e qualsiasi dettaglio, dai cerchioni veramente giganteschi che coprono quasi del tutto gli pneumatici, i LED unici, frontali e retro, tutti uniti, che fanno molto una striscia, anche in questo caso molto da futuro al LED, veramente molto bella. Vi faccio vedere un po' tutto quello che sappiamo finora di questa vettura, che è un prototipo. Ne esistono al momento solo 19 esemplari al mondo, di cui 3 in Europa. Questa che c'è qui a Milano è una di quelle 19 auto che erano negli studi della Warner Bros. A ottobre a circolare appunto all'interno degli studios, quindi fa anche abbastanza impressione vederla dal vivo. Come sappiamo Tesla è famosa per il suo sistema di guida autonoma e la prima cosa che si nota, ovviamente dando un po' un'occhiata in giro, facendo un po' di attenzione, sono le varie fotocamere poste sull'auto. Ce ne sono parecchie, ve ne faccio vedere un po', ce ne sono due, una da questa parte, una sul lato opposto. Ce n'è una qui in basso, subito sopra i LED, e una sulla parte frontale e poi ce ne sono 3 che si vedono bene dal lunotto frontale qui sopra. Un'altra cosa a cui vi invito a fare attenzione è che su quest'auto non ci sono delle maniglie sulle portiere né all'interno né all'esterno, perché l'idea è che sia tutta automatizzata, l'apertura si controlla interamente dall'applicazione di Tesla e quindi appunto l'idea è che vi avvicinate e si aprono automaticamente le portiere, che si aprono con questo meccanismo veramente molto particolare, un po' a farfalla, anche diverso rispetto a quello che è presente sulle altre Tesla che abbiamo già visto in commercio. Ok, saliamo a bordo e vediamo com'è fatta. Come forse potete vedere è una 2 posti, nonostante sia abbastanza grande, ma dà proprio l'idea di un taxi, qualcosa che ti porta in giro, in cui tu ti rilassi, non stai lì a guidare o a preoccuparti effettivamente delle cose che fai all'interno di un'auto. C'è un sacco di spazio per i piedi perché non ci sono i pedali, ci si può praticamente spalmare e guardare quello che ti pare con il grande display che c'è qui all'interno da ben 21 pollici. Non abbiamo avuto modo di vedere l'interfaccia effettiva di come funzionerà questo display perché non è ancora un prodotto finito, ma l'idea appunto è che da qui voi possiate regolare dove volete arrivare e l'auto fa tutto da sé e poi voi state qui e vi guardate un film mentre arrivate a destinazione. Cambia anche un po' il concetto di auto, non è più un prodotto personale con il quale hai un rapporto di un certo tipo che guidi eccetera, forse diventa più uno strumento che ti porta dal punto A al punto B senza un'interazione diretta. Gli interni, non starei troppo a soffermarmi sugli interni perché è un prodotto, appunto un prototipo, non è un prodotto finito, però è interessante notare come non ci sia nulla di quello che ci si aspetta all'interno di un'auto, non ci sono pulsanti, non c'è un contachilometri, non c'è niente di quello che siamo abituati a vedere, ci sono solo dei pulsanti qui in basso per abbassare i finestrini e 2 portabevande, perché alla fine cosa vuoi fare se non metterti a bere qualcosa mentre stai guardando un film, mentre ti sposti. Ok, scendiamo e vi faccio vedere un'altra cosa.
Un altro dettaglio di cui non vi ho parlato è la ricarica. Vedete, questo alle mie spalle è il famoso Tesla Supercharger, che non vi serve. Non vi serve perché, come forse potete già vedere da una prima occhiata, non c'è effettivamente nessun punto per la ricarica, non c'è nessun connettore per infilare il caricatore. Perché? Perché l'auto si ricarica wireless, tecnologia induttiva, esattamente la stessa che conosciamo per gli smartphone, ovviamente scalata per poter ricaricare la batteria di un'auto, quindi molto più capiente. Sul fondo di quest'auto c'è un pannello a induzione che, allineato con quello di un caricatore a induzione, ricarica effettivamente l'automobile. Quindi l'idea è che voi andiate a parcheggiarvi sul caricatore e mentre non state utilizzando l'auto si ricarica completamente senza fili. Faccio vedere anche il bagagliaio, veramente molto capiente. Alla fine è a 2 posti, è un taxi, quindi molto utile avere un bagagliaio bello capiente per le valigie e tutto quello che volete portare dietro. Adesso c'è da dire, quest'auto così particolare, quando arriva? Quando la potremmo comprare? Tra l'altro si parlava anche di un prezzo molto aggressivo, si parlava di un costo entro i $30.000, che sarebbe un costo veramente molto aggressivo. Quando la potremmo vedere effettivamente per la strada? La verità è che non lo sappiamo. Non lo sappiamo noi di Smart World, ma in generale è difficile stabilirlo, soprattutto per quanto riguarda il mercato europeo. Perché, come ben sapete, in altri posti del mondo, negli Stati Uniti, Cina, esistono già effettivamente i taxi a guida autonoma. È stato molto famoso il caso di Waymo, tra l'altro Emanuele ha appena pubblicato un video su YouTube in cui mostra proprio come funziona Waymo a San Francisco. Questo livello di guida autonoma, livello 5, quindi senza volante, al momento non ci sono ancora dei dettagli per quanto riguarda come funzionerà in Europa. Non sappiamo se e quando verrà regolamentata questo tipo di tecnologia. Come sapete, nel nostro paese, in generale nell'Unione Europea, c'è tutto un discorso di burocrazia, sicurezza, leggi e così via, quindi non sappiamo effettivamente se e quando la vedremo nel nostro paese. Si parla di una produzione di massa comunque a partire dal 2027 circa. Vedremo se nei prossimi 2 anni effettivamente i Cybervan di Tesla inizieranno a circolare almeno negli Stati Uniti. Ma qui al Tesla Center non c'è solo il Cybercab, perché qui abbiamo un bel po' di altra roba da vedere. Probabilmente il Cybertruck, questo lo avete già visto sicuramente, molto scenico, molto duro nelle linee, un veicolo particolare, non è in vendita in Europa, ma vi faccio comunque vedere qualche chicca particolare. Lì accanto abbiamo dei quad, quelli sono dei giocattoli per bambini fondamentalmente, 1.700 euro di costo, però veramente molto fighi anche questi, supportano un peso fino a 50 kg, quindi non li potete utilizzare davvero per spostarvi. E poi abbiamo la nuova Model Y che è stata annunciata proprio oggi, quindi ve la facciamo vedere in anteprima, raccontandovi un po' cosa è cambiato rispetto alla generazione precedente che abbiamo già visto su strada e che probabilmente conoscerete. Ma partiamo dal Cybertruck. Quindi questo è il Cybertruck, è una macchina, sembra un carro armato e non è un caso, perché comunque è una macchina estremamente resistente, realizzata in acciaio inossidabile, quasi antiproiettile, come probabilmente avrete già visto durante le presentazioni. Vi faccio notare quanto sia strana nelle forme, quanto sia dura nei tagli. Tra l'altro è veramente esagerata in tutto, guardate quanto cavolo è lungo il tergicristallo, il parabrezza, guardate quanto sono grosse le ruote, veramente gigantesche. Questa è una macchina che arriva a pesare circa 3.000 kg nella sua configurazione più avanzata, e guardate anche in generale quanto è lunga e quanto è imponente, diciamo imponente. Forse dal video non è facilissimo rendersene conto, ma è veramente gigante. Prima di salirci dentro vi faccio vedere un po' di altre cose, per esempio come funziona il bagagliaio. Strano partire dal bagagliaio, lo so, però mi ha veramente incuriosito questo sistema che si apre in questo modo con un tasto e che regge fino a 100 kg sopra. Guardate quanto è spazioso il bagagliaio. E poi una cosa molto particolare, adesso lo apriamo, ve lo faccio vedere. Una delle particolarità che rende quest'auto unica è che ci sono 2 prese
integrate, quindi qui praticamente ci potete, non so, ricaricare i computer, fare un po' quello che vi pare. Sono due prese effettivamente come quelle che avete in casa. Vabbè, qui c'è il taglio americano ovviamente della presa, perché l'auto non è in vendita in Europa, però effettivamente è in vendita invece negli Stati Uniti, che non era scontato. Non sappiamo se verrà mai commercializzata in Europa. C'è tutto un discorso di omologazione del veicolo, che non è esattamente simile ai veicoli che siamo abituati a vedere in Europa, è lungo circa 5 metri, quindi insomma bello impegnativo. Prima di salire a bordo vi faccio notare questa striscia di LED che costituisce i fari, che è stata quella da cui Tesla si è poi ispirata e che ha portato anche sulla nuova Model Y che vedremo tra un attimo. Il sistema di fotocamere per la guida autonoma è più o meno lo stesso che abbiamo già visto sulle altre Tesla, così come è più o meno lo stesso anche il sistema di infotainment, però vi faccio vedere comunque delle particolarità degli interni, ad esempio il volante, che è abbastanza particolare, questa forma un po' squadrata, diverso da quella che ci sono sulle altre Tesla, e in generale tutte le forme un po' squadrate anche degli interni. Vedete questo specchietto retrovisore molto compatto, molto squadrato. È un veicolo veramente molto particolare. Non so se farà mai breccia nel cuore dei cittadini europei che sono abituati a un altro tipo di veicoli. Sembra davvero di stare a bordo di un carro armato, di un mezzo militare, però è molto bella da vedere, particolare, diciamo così. E adesso ci spostiamo verso la nuova Model Y, ed eccola qui la nuova Model Y. Somiglia a quella precedente, ma gli appassionati sicuramente avranno già riconosciuto un po' di dettagli diversi. Il dettaglio che spicca più su tutti è il nuovo sistema di fari, questa striscia LED che ricorda molto quella del Cybertruck che abbiamo appena visto, ma sempre qui sulla parte frontale c'è un altro dettaglio, che è la nuova fotocamera che sta qui, che è la stessa che abbiamo già visto anche sul Cybercab, che aiuta sia ovviamente con la guida autonoma che con il parcheggio. Ok, partiamo dal retro per farvi vedere che adesso abbiamo anche qui sul retro, esattamente come sulla Model 3, un nuovo display da 8 pollici che fa da sistema da infotainment per i passeggeri che stanno sui sedili di dietro. È completamente indipendente dal sistema dell'auto e può essere utilizzato anche con cuffie Bluetooth associate, quindi voi potete avere i vostri passeggeri che stanno qui a guardarsi un bel film su Netflix mentre voi siete davanti a guidare. E sempre qui sotto potete vedere che ci sono due nuove prese USB-C con ricarica da 65 watt, che è tantissimo. Ci ricaricate un computer con 65 watt e quindi gran bella aggiunta anche questa. Le novità più interessanti sono sul davanti, anche se potrebbero non essere così immediate. Beh, una immediata sicuramente c'è questa striscia RGB LED che circonda tutti gli interni, anche parzialmente dietro. Questa è completamente programmabile, quindi RGB, ci potete mettere il colore che volete. Sempre quelle belle piccole tamarrate che fa Tesla, che ci piacciono tanto a noi nerd. A parte questo, novità da un punto di vista funzionali: i nuovi sedili che non solo sono riscaldati come nel precedente Model Y, ma adesso sono anche ventilati, quindi per l'estate, per mantenervi un po' al fresco. Un altro dettaglio che è cambiato rispetto al modello precedente è il sistema di altoparlanti dell'auto, che adesso è composto da 15 speaker, veramente molto potente. Non ve lo facciamo sentire per ovvie ragioni legate ai microfoni, però veramente molto potente. Quindi questo è più o meno tutto quello che c'è da sapere sulla nuova Model Y. È interessante che non è cambiato il motore, non è cambiata la batteria, ma è migliorata l'efficienza grazie proprio alle forme più aerodinamiche, nuove sospensioni, piccoli accorgimenti. Si parla di un'efficienza migliorata del 5%, pur mantenendo appunto motore e batteria. Il prezzo di questa Launch Edition che vedete qui dietro di me è piuttosto elevato, sensibilmente più elevato del prezzo base, ma perché questo è un modello completamente accessoriato, è il modello che riesce a raggiungere per esempio da 0 a 100 in soli 4,3 secondi, ed è in generale il modello full optional, c'ha tutto quello che potete avere su una Tesla, e ha un prezzo di quasi 61.000 euro, mentre il modello precedente attualmente aveva un costo leggermente inferiore a 40.000 euro, quindi c'è un bello stacco. Però questa è appunto un'edizione limitata, un'edizione di lancio che resterà in vendita per appassionati che vogliono il modello full optional, che vogliono il modello appena lanciato, ma
in futuro ci sarà una nuova Model Y con tutti questi dettagli che abbiamo già visto, che avrà un prezzo di partenza intorno a 40.000 euro, esattamente come il modello precedente. Per questa anteprima con le nuove Model Y e anche con questo sguardo al Cybertruck è tutto. Io sono Giuseppe Tripodi, vi do appuntamento alla prossima, sempre qui su smartworld.it. Ciao!